Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 213. Oggi affronteremo un tema molto affascinante e credo che la community apprezzerà, anche perché questo è un canale di cartomanzia, quindi di divinazione. E la divinazione altri non è che una delle branche del corpus di insegnamenti magici. Quindi oggi parleremo di magia. Che cos'è la magia? Prima voglio darti la mia definizione. Secondo me la magia è un linguaggio filosofico e simbolico, direi più una grammatica filosofica e simbolica che, se adeguatamente compresa, ci permette di armonizzarci con le energie dell'universo in modo da influenzare la nostra quotidianità, quando non addirittura in rari casi la materia. Questa è un po' la definizione che io do di magia, una cosa che forse può dire tutto e nulla al tempo stesso, può apparire forse troppo sintetica, ma secondo me compendia bene. Appunto questo corpus di insegnamenti si scinde poi in varie dottrine, la divinazione è una di queste. Andremo a vedere qual è il sentiero che tu puoi percorrere all'interno di questo corpus per aprirti anche ad una visione magica dell'universo. In sostanza andremo a chiedere qual è il tuo potere magico latente che puoi far crescere, coltivare, sviluppare a tuo beneficio. In un caso almeno questo potere lascia intravedere l'apertura ad altri poteri in un vero e proprio cammino di magismo, ma non ti faccio spoiler sulla variante. Piuttosto le varianti te le presento, ho scelto 3 pietre che sono molto care alla tradizione. È presente quando si parla di visione nella sfera di cristallo, la classica immagine del mago che guarda nella sfera? Beh, in realtà i testi storici spesso parlano di visione nel quarzo e non è proprio una sfera, di solito è un pezzo di quarzo. Poi quarzo fumé, quarzo ialino o vari altri tipi di quarzo, alcuni specificano, altri parlano semplicemente di quarzo. Quindi il quarzo ialino sarà la prima. Altrettanto importante è la seconda variante, la pirite, associata al fuoco, quindi alla volontà del mago, che è il motore primo, ma associata anche all'idea di abbondanza, una pietra che porta protezione e abbondanza e secondo alcuni testi anche connette con quelle energie che convenzionalmente possiamo chiamare ultramondane, angeli, demoni o addirittura i nostri guardiani. La terza infine è una pietra a dir poco leggendaria, l'eliotropio, quanto si è favoleggiato su questa pietra. Cecodascoli diceva addirittura che era in grado di provocare eclissi artificiali, oppure che dava l'invisibilità a chi la portava addosso. Quindi la terza variante non ha niente da invidiare alle altre due, però te le ripeto per chiarezza. La prima sarà il quarzo ialino, la seconda la pirite e la terza infine l'eliotropio. Prima di passare alle nostre 3 varianti, voglio ricordarti a proposito di magia e di divinazione che fino al 20 aprile il corso di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos è disponibile ad un prezzo veramente straordinario, il 40% di sconto. Non perderti questa magnifica occasione per conoscere la storia, i significati degli arcani, dei tarocchi, di tutti e 78 gli arcani, perché il corso li prende in considerazione tutti, per conoscere le stesse migliori, oppure magari quelle stesse meno conosciute ma non meno importanti, per avere consigli, suggerimenti, insomma, non perderti l'occasione per entrare nel mondo della cartomanzia, dei tarocchi, della divinazione, con un corso veramente, veramente completo. Bene, la presentazione può finire qua, possiamo passare alla nostra prima variante, ovviamente però prima sigla!
Variante del quarzo ialino. Come sai, il quarzo è una pietra importante in magia. Quando si parla di visione nella sfera di cristallo, in realtà si intende visione nel quarzo. Molti testi parlano di visione nel cristallo o nel quarzo, in quanto sembra essere stato molto diffuso nell'antichità, in particolare quarzi fumé o quarzi come questo dotati di fantasma all'interno, quindi di quelle piccole sciupature che poi li rendono meravigliosi e soprattutto molto adatti alla visione. La visione nel cristallo di solito si fa mettendo il cristallo nell'acqua, soprattutto in acqua di fonte. È un'operazione che però ti sconsiglio di fare in quanto ci vuole molto allenamento non solo per riuscire ad avere la visione, ma può essere anche rischioso in quanto può portare anche messaggi che magari ci convincono della loro veridicità, ma che in realtà sono soltanto nostre suggestioni. Se vuoi maggiori informazioni puoi procurarti fra i tanti, qualche anno fa Venexia ha pubblicato La visione nei cristalli, mi sembra si intitoli, comunque lo trovi, che è stato scritto dall'abate Tritemio, che se permetti se ne intendeva parecchio. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del quarzo ialino, qual è il potere magico latente che hai e che devi sviluppare. Per te che hai scelto la variante del quarzo ialino. Ok. Vediamo un po'. La madre, sicuramente una persona in grado di generare un qualcosa, ma anche un potere legato all'idea di madre, quindi alla grande dea, un potere che probabilmente ha anche connotazioni lunari, in quanto la grande dea è spesso associata alla luna, anche se poi risalendo a ritroso, soprattutto nelle dottrine sumeriche o addirittura babilonesi, la luna era il padre in realtà, per quanto suoni strano alla nostra società, in realtà era maschile, diciamo. In realtà poi però la luna è comunque stata associata al femminino sacro e quindi tutto ciò che riguarda l'integrazione del femminino sacro e anche lo sfruttare il potenziale del femminino sacro è comunque un qualcosa legato al concetto di madre. Ma non è tutto qui. Da dire c'è anche molto altro, il fatto che comunque tradizionalmente l'idea di madre si lega anche a tutte quelle figure che portano abbondanza e che tradizionalmente sono adorate, diciamo così, dalle streghe storicamente nei primi secoli del Medioevo, che sono poi Abundia, Richella e tutte queste figure anche un po' liminali, a metà fra stregoneria e sciamanesimo, che riconnettono a quella radice antichissima, studiata peraltro in maniera eccelsa dal Gisburg nel suo Storia notturna, dove appunto si va a parlare delle radici della stregoneria storica. In questo senso si hanno riferimenti di tutto rispetto, poi risalendo indietro nella mitologia fino alle grandi madri del bacino del Mediterraneo, quindi Iside, Ishtar, Amatuantia, eccetera, eccetera, ma anche alle parche, quindi la possibilità di influenzare il fato. Ricordiamoci l'importanza delle parche, un tema, quello delle parche, che spaventa sempre un po' perché sono comunque anche delle energie inflessibili, il destino viene filato, viene deciso, c'è un momento in cui si ha la partenza, un momento in cui si ha la piena realizzazione, ma c'è anche il momento in cui bisognerà lasciare, questo ci dicono le parche, tessendo la trama della nostra vita. Eppure sono anch'esse importanti, in quanto il numero di 3 riprendano il numero della triade, appunto, sacro, poi a tutta la mistica del femminino sacro, che poi ritroviamo in tante espressioni, una su tutte
Ecate, che ha 3 volti, e questi 3 volti poi sono le 3 espressioni della luna visibile. Insomma, qua c'è proprio un qualcosa che porta all'abbondanza e che si pone in seguito ad una tradizione di tutto rispetto, che è quella appunto del culto della Grande Madre. Andiamo a vedere che cosa vuole aggiungere e vediamo poi di capire qual è il tuo dono, perché ancora non ho saputo estrarre da questa carta un dono preciso, se non il fatto del cammino comunque che devi fare, la mistica lunare fondamentalmente, o anche la magia se vuoi, E andiamo a vedere di capire qual è il dono magico che puoi sviluppare tu che hai scelto la variante del quarzo ialino. Ok. Lo spirito della falena. Allora, è molto interessante e qui ti prego di seguirmi, perché secondo me lo spirito della falena, per quanto in maniera forse un po' cruda viene a darci la risposta, la carta dello spirito della falena fa riferimento alla resa che dobbiamo fare nei confronti di quelle che sono le situazioni tossiche. Quindi quando dobbiamo riconoscere il nostro limite e distaccarci da un tipo di situazione tossica. Come lo rapportiamo questo al tuo potere magico? La carta ci dice che è nostra facoltà riuscire a curare questa tossicità in noi stessi e negli altri, semplicemente lasciando che le cose facciano il proprio corso. Quindi per questo la carta dice arrenditi. Quindi qua un po' per il fatto di tutta questa diciamo ampia casistica che ho citato prima, di divinità, di possibilità anche, soprattutto di energia lunare anche, ecco, mi viene da dire, sia per il fatto di arrendersi qua, quindi di lasciarsi un po' andare, sia per il fatto di un qualcosa di diciamo non naturale che è dentro di noi. Qua mi viene a mente che il tuo dono sia quello della canalizzazione, quindi il riuscire a canalizzare messaggi dall'universo in particolari momenti, come la carta della madre mi dice, come mi dice anche la tradizione, quindi magari solstizi, equinozi, sabba maggiori, lune piene, lune nuove, eccetera eccetera, a beneficio tuo, per la tua crescita personale, sia nella sfera materiale che in quella appunto caratteriale o appunto mentale o anche magica, che della collettività, e quindi di conseguenza tutto quell'accesso che si ha attraverso la canalizzazione ai registri akashici, alle memorie, a tutto quello che può essere canalizzazione, tu la capacità di canalizzare. Secondo me stanno dicendo questo. Vediamo un po' se le carte del tarocco dei famigli ci confermano questo sentore o meno. Per te che hai scelto la variante del quarzo ialino, qual è il potere magico latente in te che dovresti sviluppare? Non devi, dovresti, perché lo farai se vuoi, ovviamente. Il mondo. È molto singolare che mi esca il mondo. Il mondo mi può significare anche un portale e quindi di conseguenza l'accesso ad altri mondi. Quindi la canalizzazione mi ci sta benissimo. E anche tutto ciò che poi è frutto della canalizzazione, ricordati, quindi scrittura automatica, pittura automatica, eccetera, eccetera. Può essere benissimo questo.
il re di spade, il 2 di denari, il cavallo di bastoni, sicuramente il cavallo di bastoni è di nuovo un viaggiatore, così come il 2 di denari è uno spostarsi, con una certa disciplina, re di spade, ma anche con la capacità di rimanere lucidi, quindi una forma di canalizzazione molto forte che però forse tu stai anche un po' bloccando, mi viene da dire, perché forse qua con questo re di spade su 2 di denari c'è anche un po' di tentennamento a buttarsi nella mischia, come questo cavallo di bastoni farebbe. Allora, il 6 di coppe, il fante di denari e il 10 di spade. Sì, probabilmente c'è paura nell'aprirsi. Magari la canalizzazione che fai può avvenire sia se ti è mai capitato, magari qua può esserti capitato in passato di avere esperienze molto simili a quella che è la canalizzazione o molto simili a quella che è la connessione a mondi altri, anche attraverso magari sogni lucidi o viaggi astrali, consapevoli o meno. E qui puoi aver avuto un fermo, puoi tu aver messo un fermo che devi un attimino rilasciare. Secondo me qua è proprio questo, anche perché mi fa pensare tutta la teoria poi dell'uscita dal corpo delle streghe che si recavano al sabba, quindi di nuovo il discorso della madre con queste figure che ti ho menzionato prima, molto importanti della tradizione europea, si diceva appunto che lo facessero in spirito e quindi di conseguenza era una sorta o di bilocazione o di uscita in astrale. Quindi ecco qua secondo me il tuo potere è quello della canalizzazione, però o per precedenti esperienze non belle per te o perché magari al momento non senti pressante questo potere, quindi magari al momento nemmeno lo percepisci, tu un po' fai orecchie da mercante, mi viene da dire. Però qui è l'accesso, anche se vogliamo, a quelli che sono i registri akashici, qua è proprio un qualcuno in grado di canalizzare per portare comunque un messaggio di pace, di armonia attorno a sé. In alcuni casi mi spingo a dire anche con quella che è la taumaturgia, ce la faccio a dirlo, taumaturgia, quindi un po' una persona che potrebbe avere anche doti di taumaturgo o taumaturga. Ed è sempre comunque un potere canalizzato qua, quindi un qualcosa che tu canalizzi da un'altra dimensione. 8 di bastoni, qua c'è molto movimento, però la torre, mi viene da dire che se non il giudizio, sì, mi viene da dire bene, mi viene da dire che se non coltiverai questo potere nel tempo comunque ti si rivelerà e nel tempo comunque si farà sempre più pressante il giudizio, una vocazione, una chiamata, l'idea o la volontà di poter partecipare di questo potere. Non è detto che tu debba diventare il santone o la santona riverito o riverita da tutti. Qua semplicemente puoi continuare a fare la tua vita, però c'è una canalizzazione. Qui può essere anche un qualcuno che vede i trapassati, perché comunque è una forma di canalizzazione anche questa. Quindi qua l'idea è proprio di accedere a un qualcosa che non è di questo mondo. Quindi o è l'astrale o la taumaturgia o la canalizzazione. Questo è il potere che tu puoi, del quale tu puoi beneficiare e che puoi coltivare. Ma è possibile, ti ripeto, che magari qua può essere anche l'aver sognato un qualcuno tempo addietro, perché qui mi ci sta anche la canalizzazione tramite oniromanzia o meditazione profonda, che poi è uno stato di dormiveglia molto più simile al sonno che a quella che è la veglia in realtà, però è così. Qui tu un pochino stai facendo, questo potere spingerà per uscire,
per essere riconosciuto e accettato. Tu stai facendo un po' orecchie da mercante, però è un qualcosa che può portare pace e armonia in te. Forse lo percepisci come un qualcosa di tossico in te e quindi magari forse non lo ascolti. In realtà dovresti un po' capire che questo, chiamiamolo, questa forma di energia estranea in te in realtà è qualcosa che può portare del beneficio agli altri e a te anche. Sì, sì, assolutamente. Credo che tu debba, per questo mi usciva la madre all'inizio, mi è venuto da parlare di luna, perché di solito le lunazioni sono importanti per questo genere di lavoro, o almeno per quanto riguarda le meditazioni, o anche per quanto riguarda quelle che possono essere le connessioni a mondi altri con metodi forse più, diciamo, non voglio dire dogmatici perché non lo sono, però ecco, più tradizionali, ecco, queste forme molto più recenti, che poi sono sempre esistite, ma sono diventate famose molto più recenti, come la canonizzazione, eccetera, eccetera, magari non hanno una particolare scansione temporale nella quale vengono fatti, però ecco, invece l'uscita in astrale, la meditazione profonda, la visualizzazione, il sognare le persone trapassate possono essere comunque tutte, che è poi una forma, la parola ti spaventerà un po', una sorta di forma, soprattutto nei sogni dei trapassati, di negromanzia, quella autentica, non quella che va di moda di oggi, becerissima, per cui si va a far cose che magari è bene anche non dire. Quella vera sarebbe la comunicazione con le anime, con le essenze. E ecco qua secondo me c'è proprio il canalizzare. Sì, sì, questo è il tuo dono che secondo me puoi riconoscere, puoi sfruttare a beneficio tuo e della collettività. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della pirite. La pirite è una pietra importante nella tradizione magica, si definisce anche l'oro dei poveri, sicuramente una pietra anche di valore che viene usata come pietra associata al fuoco, quindi alla capacità di portare illuminazione, di dare grande energia, ma anche di portare tutto ciò che il fuoco simboleggia, ovvero una grande energia, una grande motivazione, una pietra che sicuramente serve a renderci più forti e soprattutto, secondo la tradizione popolare, associata anche a quelle che sono le finanze, quindi ad incrementare anche le nostre possibilità materiali. Una pietra che in realtà nei testi storici non si trova menzionata spesso, però le poche volte che si trova ha appunto queste caratteristiche. Vediamo per te che hai scelto la variante della pirite, qual è il potere latente in te, il potere magico latente in te che puoi sviluppare. Quale potere magico latente in te puoi sviluppare tu che hai scelto la variante della pirite? Qual è il potere magico che puoi sviluppare? Il custode delle lettere. Allora, il custode delle lettere rappresenta la sapienza tradizionale. È un'energia di solito associata a quello che è lo scrivere, quindi sicuramente qua tutto ciò che rappresenta la parola scritta, ma anche il disegno, la creazione, l'arte,
è appannaggio di quello che poi è la sfera del tuo potere magico. Mi viene in mente la possibilità qua di adoperare sigilli magici o anche di riuscire a traslare, diciamo, dalla memoria una sapienza tradizionale attraverso degli insegnamenti magari non rivelati. Sicuramente nel tuo cammino, se lo vorrai, se vorrai approfondire questo potere, c'è la possibilità di canonizzare un qualche tipo di sapere o un frammento di qualche tipo di sapere. Il custode delle lettere è colui che conosce la giaculatoria, l'incantesimo, la formula magica, è colui appunto che sa come farne uso. Si tratta proprio qua di magia operativa. In particolare, ti ripeto, mi viene a mente l'idea della sigillazione magica, che attraverso la condensazione in un simbolo di un'intenzione ti può portare a manifestare nel reale quello che è poi il tuo desiderio, le tue ambizioni, i tuoi sogni, appunto. Tramandare la conoscenza è appannaggio del custode delle lettere, ma essendo una carta che fa parte del mazzo delle carte dei Celti, anche il suo valore come conoscitore dei boschi, quindi qua mi ci sta anche un qualcosa legato non solo alla sigillazione, ma anche al sapere tradizionale omeopatico delle erbe o di quella che è appunto una tradizione non scritta, secondo me, qua orale, più diciamo risalente appunto alla conoscenza del mondo fisico, quindi un po' quella che veniva chiamata magia naturale, la conoscenza delle proprietà dei cristalli, delle pietre, delle piante, e quindi anche di conseguenza il saper convogliare tutto il potere di questi elementi, nonché dei simboli che le rappresentano, in un sigillo. Diciamo che qui più che un potere mi sembra l'accesso alla magia operativa, ecco. Però andiamo a vedere che cosa vogliono aggiungere le altre carte. Teniamoci per buona la cristalloterapia, la alchimia spagirica e tutto quello che rappresenta la sigillazione, quindi il riuscire attraverso le lettere a manifestare nel nostro quotidiano quello che è il nostro desiderio. Teniamoci per buoni questi tre concetti e vediamo che cosa aggiunge il mazzo, il meraviglioso mazzo dell'oracolo degli spiriti degli animali, per te che hai scelto la variante della pirite. Lo spirito del Vombato, sentirsi a casa. Lo spirito del Vombato, ci dice la carta, sa comunque trovarsi a casa appunto in ogni situazione, in quanto fondamentalmente le profonde gallerie che scava gli permettono di esplorare tutto il mondo, pur avendo sempre un posto dove ripararsi. Questo, secondo me, facendo riferimento alle gallerie, non so se conosci le dottrine clifotiche, che sono fondamentalmente, secondo la visione di Kenneth Grant, un grande autore di esoterismo, sono delle gallerie fondamentalmente. Quindi secondo me qui va a parlare proprio veramente di magia operativa che si esprime nella conoscenza, nel poter conoscere i benefici appunto di cristalli, pietre, sigilli magici, di tutto ciò che è il mondo fisico, e quindi anche di un'influenza, secondo me molto anche importante qua sul mondo fisico, però a patto che si eviti di giudicare, che ci si elevi sopra il concetto di ciò che è luce, di ciò che è oscuro, che non va indagato in maniera fisica, non deve andare a sgozzare i capretti, te lo dice un animalista convinto. Devi, secondo me, qua a livello proprio di quella che può essere una visione filosofica, indagare anche comunque i recessi più profondi e per convenzione oscuri
di queste dottrine e addirittura dell'animo umano. Quindi secondo me qua c'è proprio una forma di magia nel senso più canonico, più classico, quasi mi viene da dire, però anche se il termine qui è un po' inappropriato, salomonica, un po' quella magia molto anche per certi versi dogmatica, che poi è quella che vediamo nei film, alla fine il cerchio magico, l'evocazione, eccetera, eccetera. Qua c'è proprio un percorso di magismo. Complimenti a te che hai scelto la 2, che parte dall'indagine del mondo fisico, la capacità di far fruttare quelle che sono le proprietà degli elementi, quindi appunto del fuoco, dell'acqua, della terra e dell'aria, concretizzati in incensi, piromanzia, quindi divinazione col fuoco, cristalloterapia o cristallomanzia anche, quindi anche indagini attraverso quelli che sono i cristalli, divinazione attraverso quelli che sono i cristalli, quindi proprio anche come facevo l'esempio nella prima variante che aveva il cristallo, la visione nel cristallo può essere un tuo potere, alla fine la cristallomanzia è anche questa, quindi lavorare con gli elementi e sicuramente anche l'elevarsi sopra il metro tutto umano di bene e di male qua, certamente. Andiamo a vedere con il tarocco dei famigli, qual è il potere magico che puoi sviluppare. Qui si tratta secondo me di un qualcosa di molto più ampio. Il 10 di bastoni, il 6 di spade, vedi è un ampliamento di orizzonti, fondamentalmente, il 3 di spade, l'asso di coppe, sembra che tu rifiuti di aprirti a questo tipo di potenziale, perché? Anche se il 3 di spade in realtà non deve essere visto sempre come una carta così terribile, alla fine è la carta dell'individualismo, il magista ha un forte individualismo, Sicuramente non un percorso facile con un 10 di bastoni, però certamente in grado di darti grande abbondanza, probabilmente veramente di influenzare la materia. Tra l'altro l'asso di coppe, in quanto coppa per l'acqua, mi fa tornare molto alla visione attraverso i cristalli. Qua ci può essere veramente una forma di influenza magica sulla realtà e anche una forma di divinazione attraverso gli elementi. Ecco, mi viene da dire questo, che si esprimono più in un percorso magico piuttosto che in un potere. Qui è molto più ampio. 4 di denari, 6 di coppe, il Papa. Sì, te lo confermo, qua c'è proprio un percorso iniziatico da fare, poi bisogna vedere se lo vuoi fare o meno, però qui c'è proprio un percorso iniziatico che, per come la vedo io, passa per i 4 elementi e potrebbe, mi viene da dirti, partire dall'indagine dell'elemento fuoco, vuoi anche per questi bastoni in apertura, vuoi per questa carta qua, vuoi anche perché è associato alla pirite, te l'ho detto prima, elemento del fuoco. C'è molto mentalismo, molta parola qua, le spade possono rappresentare anche la parola che ti porta, ti conduce lontano in solitudine, com'è il vero cammino del magista. Il vero magista cammina in solitudine e c'è un lavorare con gli elementi per riuscire ad ottenere un qualche tipo di potere che ha poi facoltà di influenzare la vita vissuta. 4 di denari e anche di trarne piacere. 6 di coppe. Ovviamente questo deve essere fatto alla luce di un cammino iniziatico scandito da tappe, perché comunque c'è un Papa. Con ogni probabilità, se tu vorrai, l'universo ti metterà davanti un maestro o una maestra o una guida che probabilmente ti darà la possibilità di riuscire a far fruttare questo tuo potenziale per poter influenzare la materia attorno a te. Il 6 di coppe potrebbe rappresentare qualche tua resistenza, magari qualche tua
anche forse, come si dice, un po' una persona che magari queste cose sulle prime potrebbe non prenderle sul serio, però nonostante sia introdotto da un 4 di denari, che è una carta di forte motivazione ma anche estrema pragmaticità, e quindi magari una carta che non si perde tanto dietro a speculazioni filosofiche intorno alla natura degli elementi, qua c'è nelle intenzioni un 6 di spade, la voglia di conoscenza, una sete che sembra non placarsi e che però in questo momento sembra essere mal direzionata. Forse, ti ripeto, devi avere la connessione con una qualche guida, soprattutto mi viene da dire guida terrena, che probabilmente ti insegnerà i rudimenti dell'arte. O magari sei tu che devi diventare una guida, però comunque devi camminare ancora. Certamente il lavorare con gli elementi fa parte di quello che è il tuo cammino magico, quindi ricordati piromanzia, visione del cristallo, anche geomanzia secondo me ti può comunque tornare utile, perché comunque è una forma di sapere che oltre all'esperienza divinatoria ti permette anche una rimappatura del cosmo attraverso l'individuazione di alcuni punti nodali convenzionalmente chiamati poteri, verso i quali in determinati periodi puoi rivolgere le tue richieste. Quindi qua c'è proprio un cammino di magismo di ampio respiro. Qui non si tratta di un potere ma di un ventaglio di poteri. Complimenti a te che hai scelto la variante numero 2. Cavallo di spade, tu continui un po' a fare resistenza, però il sole e il giudizio. Anche per te esiste la chiamata, esisterà il momento in cui dovrai comunque fare una scelta. Probabilmente sarai messo o messa di fronte alla scelta se accogliere questo tipo di cammino in tutte le sue sfaccettature. Quindi torno a dirti, nella parte positiva, la manipolazione della materia attraverso quello che è il concetto dei 4 elementi, nella parte fra virgolette negativa per una società come la nostra, un cammino di magismo, quindi di principalmente solitudine. Questo non vuol dire andrai a fare l'eremita, però magari che ridurrai di molto quello che è l'interagire col mondo esterno. Questo potrebbe costarti in termini di, diciamo forse sicurezza, in quanto spesso la nostra sicurezza è figlia dell'approvazione che ci danno le altre persone, però nel tempo diventi un sole alla fine è unico e solo, sta comunque nel suo universo, illumina indistintamente tutti, quindi dispensa un sapere, una conoscenza, così come fa il giudizio che ha qualità profetiche, ma per te le qualità profetiche non sono una priorità da raggiungere ora, ma sono una conseguenza di un cammino iniziatico che fai attraverso la manipolazione degli elementi. C'è quasi un cammino di magismo, ma quasi anche, ti ripeto, un po' di alchimia qua, forse. Non mi sorprenderebbe che tu dovessi anche usare nel tempo forme di magia sicuramente molto proficue, molto profittevoli, ma allo stesso tempo molto forti, come la magia sessuale, oppure, come ti ho già detto, la visione nel cristallo attraverso l'acqua, che se da una parte è una forma di divinazione molto forte, molto importante, dall'altra è anche molto pericolosa, perché può aprire portali molto 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 ampi. Quindi qui c'è proprio un cammino di magismo, qui non c'è un potere unico. Veramente molto bella questa variante, mi piace, però è un cammino che secondo me ha bisogno di chi ti dà la via, di chi ti dà l'indicazione, ha bisogno comunque di un mentore. E quindi ti invito anche a fare attenzione, perché poi molti presunti maestri dell'oggi in realtà non insegnano una beata, e poi uno forse è più confuso ancora di prima. Quindi fai attenzione anche a chi ti rivolgi. Sicuramente quello che ti posso dire è: studia le qualità degli elementi, perché per te si riveleranno estremamente proficue. Studiale sia a livello tradizionale che a livello chimico,
perché sono entrambe comunque importanti, soprattutto per i cristalli. Certe conformazioni chimiche dei cristalli sono comunque importanti e sono sottolineate anche nella manualistica. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'eliotropio, la famosa pietra dei maghi medievali, ne parlano Marbodo di Reims, Cecco d'Ascoli, altre figure importantissime. Mi sembra che ne parli anche Hildegard von Bingen, ma non vorrei sbagliarmi. Certamente ne parlerà Alfonso il Saggio, non ricordo bene il suo lapidario, ma l'eliotropio è una pietra molto importante. Si dice che procurasse addirittura l'invisibilità, che fosse una pietra dalle virtù portentose. Cecco d'Ascoli dice che è una pietra in grado di provocare eclissi artificiali, quindi una pietra sulla quale si è favoleggiato veramente tanto. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'eliotropio, qual è il potere magico che puoi coltivare. Tu che hai scelto la variante dell'eliotropio, qual è il potere magico che puoi coltivare, che hai latente in te e che puoi coltivare. Tu che hai scelto la variante dell'eliotropio. La signora della terra sacra ci picchia che carta importante che ti è uscita. È una carta che rappresenta un cavallo nell'atto molto vigoroso, dice il manualetto, di estinguere un fuoco. Questo fuoco sembra nuocere a madre terra. Tutto intorno vi sono stelle, pianeti, un sole, quindi c'è proprio tutto l'universo che è appunto condensato, che va a condensare il potere appunto delle costellazioni, quasi come si faceva nell'arte talismanica, si fa anche oggi nell'arte talismanica, nel gesto magico del cavallo. Il cavallo si riconnette alla terra, all'idea di antenati, all'idea di potere ancestrale. Sicuramente il tuo è un potere magico tradizionale, ci dice la carta, che puoi esprimere con vigore per sanare e per curare gli altri o te stesso o te stessa. Non ci danno molte indicazioni di come questo potere possa esprimersi, però ci danno indicazioni invece su come questo potere possa essere coltivato: l'osservazione del cielo, delle stelle, lo studio dell'astrologia, la magia della terra, dei cristalli, la magia dell'acqua, la magia del fuoco, la magia degli elementi. Quindi comunque qua c'è probabilmente una forma di connessione cosmica che poi può esprimersi in diverse discipline, dalla cartomanzia appunto alla veggenza, alla cristalloterapia, a tutto ciò che è una connessione con gli elementi o con l'universo utile a portare beneficio a qualcuno. Sicuramente la tua è l'arte di sanare. Nel gesto vigoroso del cavallo, uno dei rappresentanti della grande dea, nel suo aspetto ti sembrerà strano, più oscuro. Se vai a leggerti l'opera sul simbolismo di Durand, scoprirai che il cavallo è un animale ctonio, associato comunque alle energie telluriche, ma anche alla grande dea, quindi nel suo aspetto più oscuro. Mi viene da pensare che qui si tratti di un potere che ha connessione con la luna. La luna torna a parlarci appunto di divinazione, veggenza, sensibilità e tutto ciò che può riguardare appunto una connessione col cosmo. Andiamo a vedere con gli oracoli degli spiriti degli animali qual è il potere magico insito in te che puoi coltivare.
tu che hai scelto la variante dell'eliotropio. Lo spirito del canarino intona il tuo canto. Beh, importante anche questo, eh? Sii te stesso fino in fondo, te stessa fino in fondo. Lo spirito del canarino ci dice che puoi intonare in libertà il tuo canto, puoi parlare come vuoi. Sei una guida, un maestro, una maestra, un qualcuno che comunque ha o avrà un certo seguito o comunque avrà l'appoggio e l'approvazione degli altri in quello che fa. Intonare il tuo canto è creare forse addirittura un modo completamente nuovo di approcciarsi ad un'esperienza divinatoria, un po' come quando si crea un mazzo di tarocchi lontano graficamente dalla tradizione come questo, ma non per questo un mazzo di tarocchi che non funziona, anzi funziona benissimo direi. E quindi ecco qua puoi addirittura creare nuove forme per esprimere questo tuo potere attraverso quella che è una grande connessione col cosmo. Sono sempre più convinto che qui si tratti di divinazione, di veggenza, di possibilità di trascendere i limiti temporali addirittura dell'esperienza umana per riuscire attraverso appunto la meditazione, attraverso la connessione, attraverso la trance a comprendere quali sono poi gli sviluppi di situazioni o quali sono magari le lezioni che dobbiamo imparare o quali sono i periodi che ci apprestiamo a vivere. Qua c'è secondo me un potere che ti permette di fruire della temporalità ed è il potere della parola anche, perché qui devi usare anche la parola, secondo me è il potere del riuscire a portare la parola agli altri, della parola del cosmo. Qui c'è una grande connessione, quindi sì, potrei pensare veggenza divinazione. Vediamo un po' cosa vogliono dirti i tarocchi dei famigli per te che hai scelto la variante dell'eliotropio. Qui potresti diventare un buon cartomante, una buona cartomante, eh? Sicuramente però devi riuscire a cantare il tuo canto, ovvero devi riuscire a vivere in una forma di armonia. Il concetto di canto va legato anche all'armonia cosmica. Non so se sai qualcosa delle armonie cosmiche che tradizionalmente si diceva fossero legate appunto al moto dei pianeti, quindi tutta la mistica associata al suono dell'universo, al vibrare dell'universo. L'imperatore, di nuovo una carta cosmologica. E di nuovo una carta che ci parla comunque di una tua posizione centrale. Il diavolo. Quando si parla di poteri magici, il diavolo è forse una delle carte più rappresentative, insieme a carte come la papessa, il giudizio, la stella. Il diavolo rappresenta l'uso della magia, ma anche la capacità di portare magia nella propria vita e nella vita degli altri. Il diavolo può rappresentare l'uso della giaculatoria, l'uso delle formule magiche, l'uso della magia anche più canonica, quella che vediamo nei film. Ora non ti dico di andare a sgozzare il capretto, per carità, però a livello filosofico puoi indagare anche quelle forme di magia. È certamente una sapienza molto importante la tua. Il diavolo ti rappresenta come persona anche in grado, attraverso la parola, di influenzare la materia. Il 5 di bastoni, la carta della volontà, l'esercizio del mago. Il 2 di denari, il viaggio, ma anche quello che è il riuscire ad osservare le due facce della medaglia. Tu non hai parti, sì.
hai una forte connessione che ti permette una grande atemporalità, ma anche una sorta di morale che è differente da quella in auge comunemente, quindi una sorta di morale che non ha bisogno degli standard umani, è una morale tutta tua, che ti permette tra l'altro di vivere in maniera estremamente proficua, o se la metterai in atto ti permetterà di vivere in maniera estremamente proficua questa connessione con l'universo, che poi ti porta ad avere questa forma di sensibilità alle energie che poi si esprime attraverso la divinazione o la veggenza. Sì, è una forma tradizionale, tra l'altro, il diavolo di magia, non è una forma, però che tu puoi riscrivere, hai la facoltà di inventarti una tradizione, te l'ho detto prima, hai la facoltà di innovare addirittura lo stesso concetto di magia. Il 9 di coppe. Qui c'è una persona che può ambire a diventare maestro o maestra. L'imperatrice. L'imperatrice è legata a Venere. Venere è la stella del mattino che viene chiamata Lucifero. Ora, al di là dell'identificazione che poi è stata fatta anche sbagliando, Lucifero, il diavolo, eccetera, eccetera, però mi escono, vedi, l'una sotto l'altra, si fa riferimento proprio all'agnosi, quindi all'accesso ad una sapienza superiore, che poi, proprio perché gnosi, diventa conoscenza personale. Il tuo potere magico, attraverso quelle che sono le esperienze della visualizzazione, della divinazione, della profonda connessione anche meditativa, può portarti a rinnovare il concetto stesso di pensiero magico. Sì, qua è veramente, puoi essere veramente un grande innovatore se lo vuoi, o un'innovatrice. L'8 di denari. Vedi che vai a imporre la tua volontà su un canone. E con profitto, il 2 di coppe. Potrebbe essere un qualcosa che rincorri da tempo, tra l'altro, che rimandi e rincorri, perché 2-2 rappresentano un successo parziale con la promessa del miglioramento, poi un altro successo parziale con la promessa del miglioramento. Qua c'è proprio uno step a scaglioni che porta poi a quello che è un sensibile miglioramento, però torno a dirti, lo fai attraverso una connessione diretta con la fonte, che poi si esprime in queste discipline. Non sarà per tutti, per qualcuno qui ci sta anche il cammino magico tradizionale, sempre però comunque da rinnovare attraverso quella che è poi la propria agnosi personale. Sì. La morte. Ho parlato 3 ore di chi riesce a trascendere il tempo. La vuoi più della morte? 10 di bastoni. 3 di denari. Sì, vado a confermare, tu sei una persona che porterà una qualche tipo di dottrina legata al sapere cosmologico, quindi o divinatorio, o visualizzazione, o veggenza, o tutto ciò che riguarda il portare un messaggio attraverso un'esperienza di connessione o di trance che si sviluppa in queste 3 facoltà qua che ho detto più o meno. Ma perché lo fai? Perché riesci a trovare un tuo modo. Qua sei un eclettico, un'eclettica. Qua se ti viene uno ti dice ti insegno, cioè, no, anche no, percorro i miei 1000 sentieri e poi ci arrivo, perché non si può capire, credo, qua la tua connessione è troppo forte, è proprio una connessione completamente tua, forse addirittura innata, in alcuni casi mi viene da dire donata da quelle che sono le energie dell'universo, o addirittura ricevuta per quello che è poi
un qualche tipo di connessione con persone che hanno vissuto prima di te, quindi ereditata fondamentalmente. È una forma divinatoria, è una forma di sapienza, è una forma di gnosi che può curare, può sanare, può aiutare gli altri, può porsi come maestro, maestra di vita, può porsi come persona che indica la via. Sicuramente un leader, una leader a livello magico, un grande mago, un grande sapiente, una grande strega, una grande sacerdotessa. Però coi tuoi canoni, completamente rinnovati e sovvertitori di un passato che comunque hai o devi conosciuto o devi conoscere. Intona il tuo canto, ovvero impara l'arte e invece di metterla da parte riscrivila, perché è quella che ti permetterà di fare entrare la magia nel tuo mondo. Qui hai la facoltà veramente di riscrivere le regole del gioco. Hai la facoltà di creare la tua magia, il tuo concetto di magia. Del resto, il Signore della Terra Sacra è un cavallo che compie un gesto che apparentemente in magia non si fa mai. Non esiste in magia di spengere in maniera brutale il fuoco. Esiste di spegnerlo con la dita così, la candelina si va lì, si spegne così, oppure il fuoco si lascia bruciare finché non si estingue. Non esiste di far violenza all'elemento fuoco. Qui c'è un qualcuno che le fiamme però le ha nella criniera, quindi l'elemento fuoco l'ha già assorbito e si può permettere di estinguere l'altro. Ecco perché ti dico, qua c'è un potere latente in te o un potere ben presente in te che si esprime nella veggenza, si esprime nella divinazione, si esprime in tutto ciò che è la visualizzazione, e con questo intendo visualizzazione creativa ma anche visualizzazione astrale, uscita dal corpo, eccetera eccetera, ma attraverso quelle che sono le tue regole del gioco. E questo è molto bello. Nei casi più grandi potresti diventare addirittura il rifondatore o la rifondatrice di una tradizione. Nei casi sicuramente molto grandi ma meno visibili alle persone potresti diventare comunque un punto di riferimento per un nucleo più o meno ampio di persone che ti conoscono personalmente, che da te vengono ad attingere questa grande sapienza. Divinazione, veggenza, giaculatoria e piromanzia, mi viene da dire, quindi la divinazione col fuoco, ma anche visione, sì, anche visualizzazione. Questi sono i poteri che tu hai latenti, qualcuno li avrà tutti, qualcuno ne avrà uno, qualcuno li starà sviluppando e che puoi mettere a frutto per costruire una tua visione personale del cammino magico che ti fa diventare appunto punto di riferimento per tante altre persone. Bella variante. Complimenti per averla scelta. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato qual è il tuo potere magico. Almeno in una delle 3 possibilità questo potere apre a un ventaglio di ulteriori possibilità che poi vanno a formare un vero e proprio cammino di magismo. Io mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Importantissimo e bellissimo. E sto cazzo, rifalla. Dettagli man mano che verranno presentate le varianti. Vaffanculo. Oppure di consapevolezza in seno alla minchia perché la devi rifare.
incontra meno, però quando si incontra bene, nel senso dicono molto bene di questa pietra e invitano ad andare a fanculo perché va rifatta, cazzo, a fanculo. Interagire, armonizzarci con le energie dell'universo e quindi di fanculo. E la divinazione appunto è una delle branche del corpus, magari per aprirti anche ad altri poteri. Per fare questo percorso andremo a fanculo perché ho sbagliato. Tutto il grande fuoco, la grande volontà del magista di andare a fanculo. Campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. E saluti non li fai? Vaffanculo.